Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Invitavit B/U Milano SPA. Ultimo aggiornamento. 31 dicembre 2021. Cos'è Invitavit? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Invitavit durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Invitavit? Invitavit è un farmaco a base del principio attivo vitamine, appartenente alla categoria delle soluzioni endovena vitamine e nello specifico vitamine. È commercializzato in Italia dall'azienda B/U Milano SPA. Invitavit può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Invitavit 932 mg per soluzione per infusione, 10 flaconcini. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare B/U Melsungen AG. Concessionario B/U Milano SPA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo. Vitamine. Gruppo terapeutico. Soluzioni endovena vitamine. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Supplementazione vitaminica parenterale quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Invitavit è indicato esclusivamente negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 11 anni. Posologia. Posologia. Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 11 anni. 1 flaconcino al giorno. Anziani. La dose prevista per gli adulti non deve necessariamente essere modificata a causa dell'età. Tuttavia, il medico deve essere consapevole del maggior rischio di patologie che possono avere ripercussioni sul dosaggio in questa popolazione, vedere paragrafo 4. Pazienti con compromissione epatica e renale. I livelli plasmatici delle vitamine devono essere monitorati durante la somministrazione e il dosaggio deve essere modificato di conseguenza. Popolazione pediatrica. Bambini di età inferiore a 11 anni. Invitavit è controindicato nei neonati, nei lattanti e nei bambini di età inferiore a 11 anni. Nota: quando si somministra Invitavit insieme ad altri prodotti contenenti vitamine, occorre tenere in considerazione la quantità totale di tali vitamine per evitare un sovradosaggio. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. Invitavit deve essere somministrato lentamente. Il tempo di somministrazione e la velocità di infusione dipendono dalle raccomandazioni relative alla soluzione per infusione, vedere paragrafo 6. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Invitavit deve essere usato esclusivamente come additivo per soluzioni per infusione. Dopo ricostituzione in acqua per preparazioni iniettabili o soluzione di NaCl 9 mg/ml o glucosio 50 mg/ml, diluire il prodotto in soluzioni/emulsioni per infusione compatibili, vedere paragrafo 6. Usare soltanto se la soluzione ricostituita è limpida e di colore giallo-arancione. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. 1. Comprese le proteine della soia / i prodotti a base di soia o le proteine delle arachidi / i prodotti a base di arachidi. Neonati, lattanti e bambini di età inferiore a 11 anni. Ipervitaminosi preesistente. Severe ipercalcemia, ipercalciuria o qualsiasi trattamento, malattia o disturbo che può determinare ipercalcemia o ipercalciuria severa, ad esempio tumori, metastasi scheletriche, iperparatiroidismo primario, granulomatosi eccetera. Associazione con vitamina o retinoidi, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità sistemiche da lievi e severe ai componenti di Invitavit, comprese le vitamine B1, B2, B12, l'acido folico, la lecitina di soia e reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Alcuni farmaci possono aumentare o ridurre i livelli vitaminici a causa di diverse interazioni. I farmaci che aumentano i livelli vitaminici comprendono i retinoidi, ad esempio bexarotene o acitretina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Envitavit durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Envitavit durante la gravidanza e l'allattamento? I medici devono considerare attentamente i potenziali rischi e benefici per ogni singolo paziente prima di prescrivere Envitavit. Gravidanza. I dati relativi all'uso di Envitavit in donne in gravidanza non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Envitavit non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Vi sono state segnalazioni rare di reazioni anafilattoidi dopo somministrazione parenterale di preparati multivitaminici. Inoltre, vi sono state segnalazioni rare di reazioni anafilattoidi dopo dosi endovenose elevate di tiamina, prevalentemente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il rischio di sovradosaggio è particolarmente elevato se un paziente riceve vitamine da più fonti o se l'integrazione complessiva di una vitamina non corrisponde al fabbisogno individuale, o nei pazienti con aumentata sensibilità all'ipervitaminosi, ad esempio pazienti con compromissione epatica o renale, vedere paragrafo 4.4. Sintomi del sovradosaggio. I casi più frequenti di sovradosaggio multivitaminico sono associati a nausea, vomito e diarrea. Inoltre, il sovradosaggio acuto o cronico di vitamine può portare ad un'ipervitaminosi sintomatica con sintomi quali vitamina A, pelle secca e screpolata e segni di aumento della pressione intracranica. Il danno epatico può causare ictero e ascite. Vitamina C. I cristalli di ossalato di calcio possono causare insufficienza renale acuta o nefropatia cronica. Vitamina D. Ipercalcemia. Vitamina E. Nausea, cefalea, debolezza. Vitamina K. Può causare disturbi della coagulazione. Vitamina B6. Neuropatia periferica. Vitamina B2. Può portare a traspirazione gialla. Vitamine B. Possono intensificare il colore giallo delle urine. Trattamento. Il trattamento del sovradosaggio vitaminico consiste in genere nell'interruzione della somministrazione della vitamina e in altre misure secondo indicazione clinica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Additivi per soluzioni EV, vitamine. Codice ATC. B05XC. Le vitamine sono componenti indispensabili della nutrizione. Esse servono a preservare l'integrità dell'organismo e le funzioni corporee. Le vitamine somministrate, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. I principi attivi contenuti nel medicinale sono componenti fisiologici dell'organismo e biodisponibili al 100% in seguito a somministrazione per via endovenosa. Distribuzione e metabolismo. Le vitamine si distribuiscono nell'organismo, dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. In dettaglio. A. Tossicità. La tossicità, elenco degli eccipienti. Glicina. Acido cloridrico, per regolare il pH. Glicocolato di sodio. Fosfatidilcolina di soia. Idrossido di sodio, per regolare il pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.